Bentornati sugli Esauriti, io sono Pat E io sono Jacopo. e oggi parleremo di Francia e Romania, ma prima, sigla. Bene, andiamo dritti al punto, partiamo con la Francia che quest'anno porta Alvan e Aes con Fulen. Jacopo. Allora, io sono un po' in difficoltà su questo pezzo perché è un pezzo che teoricamente rientrerebbe perfettamente nei canoni di quello che mi piace, ma ho una sensazione proprio a pelle che non me la fa tornare particolarmente, nel senso che mi sembra una canzone poco genuina. Ho l'impressione che si sia partiti un po' dal concetto di i Goei l'anno scorso sono stati molto influenti, sono stati molto bravi, sono stati un po' la rivelazione fondamentalmente, e quindi proviamo a farlo anche noi. Mi sembra molto meno genuina appunto di quanto mi sembrasse Shum l'anno scorso. Io non sono particolarmente d'accordo con te. Allora, partiamo dal presupposto che questa canzone è una tra le mie preferite quest'anno. Ho visto il festival, ho visto C'est vous qui décidez e da subito mi aveva proprio colpito. È vero, magari sta un po' nella scia di quello che hanno già portato i Goei l'anno scorso, però secondo me non è proprio tu dici mancano un po' dell'originalità che aveva Shum. Secondo me non è così, è semplicemente un tipo di originalità diversa e più loro, non so come dire. Oggettivamente, anche se fosse che hanno voluto cavalcare l'onda, diciamo, del successo che hanno avuto i Goei, io non ci troverei nemmeno niente di male, perché alla fine è uscito un buon prodotto. Interessante sia dal punto di vista musicale, sia interessante a livello linguistico-culturale per la Francia, perché comunque è una canzone cantata in bretone che deriva da una narrativa celtica, bretone celtica, è un modo di vedere la Francia, quello che ci hanno portato, che è diverso da come la Francia nell'ultimo periodo ci aveva abituato ad essere vista. È vero, ti ringrazio per questa visione, perché in realtà non l'avevo ragionata in questa maniera. Non credo che questa cosa cambierà la mia opinione sulla canzone, perché appunto, come ti ho detto, è una questione abbastanza di percezione, non ti saprei dire, non ho proprio una spiegazione chiara. Però sì, in effetti, a pensarci bene, forse l'anno scorso è stata un po' l'apoteosi della francesità e quest'anno stanno cercando di fare qualcosa di un po' diverso. Quindi no, di questo gli va dato assolutamente atto. Qualcosa tra l'altro che va a valorizzare in una chiave moderna anche le differenti realtà all'interno della Francia. La Francia è un mondo proprio tradizionale, culturale, molto variegato. Il fatto che si inizino a portare delle realtà musicali un po' più di settore, mettiamola così, quindi un pochettino più limitate ad un contesto regionale. Io lo trovo un esperimento musicale che mi auguro che la Francia in realtà porti avanti ancora per un bel po' di tempo, perché sarebbe proprio interessante staccarsi dal concetto di Francia uguale Parigi o comunque quel mondo che noi conosciamo e vedere invece che cosa c'è, che cosa portano, com'è che la loro tradizione viene resa in musica nel 2022, 23, 24, 25. Questo connubio di musica elettronica e di tradizione, secondo me, è uno specchio bellissimo di come si riesce ad unire la tradizione con la cultura. Onda dei Goei? Sì, ma che male c'è? Ti volevo fare una domanda che non c'entra nulla, facciamo questa piccola parentesi. Secondo te noi saremmo mai in grado come Italia di fare un lavoro del genere? Per esempio di portare un Liberato? Sì, secondo me dipende in Italia da come si modifica il concetto di Sanremo. Abbiamo visto che già con la conduzione di Amadeus in realtà Sanremo è cambiato tantissimo negli ultimi anni. Siamo passati ad avere cantanti sempre di un certo stampo, che fossero vecchi o che fossero giovani, ma che tendenzialmente portavano lo stesso tipo di canzoni, ad avere un Sanremo molto più variegato. Se continuiamo su quest'onda qua, secondo me tra qualche anno potremmo arrivare ad avere un Liberato che vince Sanremo. Non la vedo così difficile come concettualmente, come ipotesi. Staging. Io sinceramente lascerei quello che hanno utilizzato al C'est vous qui décidez. Secondo me è concettualmente proprio il problema, perché c'è lui al centro e loro che gli girano intorno come se fossero delle concubine, non lo so, non mi torna, mi infastidisce un po'. Spero che questo sarà cambiato in fase di definizione poi dello staging. Sarò io che sono rompiscatole, ma non mi piace proprio concettualmente. Sarà che non ci ho magari nemmeno troppo fatto caso, perché presa dalla canzone magari non mi sono concentrata troppo su quello che stavo guardando. A me non è sembrata una cosa così
problematica, se vogliamo definirla in questi termini qua. Mi è sembrato quasi che loro fossero sia visivamente, oltre che ovviamente poi musicalmente, essenziali per far funzionare il tutto. Non mi è sembrato che ci si concentrasse un po' troppo su di lui. Tu ti aspetti un piazzamento dove in finale? In che fascia? Secondo me almeno nella parte alta della finale, cioè sicuro. Siamo d'accordo su quello. Quando si porta un prodotto di questo tipo fatto bene, come hanno fatto loro, farlo arrivare nella parte bassa della classifica o anche solo a metà sarebbe un insulto completo alla musica. Devono arrivare in alto. Per me almeno è una top 10, se non anche una top 5. Io sarò un po' di parte, ma io non... più della top 10 non credo. Vediamo chi ha ragione. Intanto parliamo però della Romania. La Romania quest'anno ci porta Yamame di URSS. Cosa ne pensi, Jacopo? Assoluto guilty pleasure per me. Allora, non è che sia un problema di qualità in generale. È che, è una canzone senza nessuna pretesa. Poi mi piace molto la parte post-ritornello, diciamo. Il pezzo ha 2 ritornelli praticamente, la parte in cui le fa la mia bebè e poi c'è la parte strumentale dopo. Quella parte strumentale a me diverte tantissimo perché mi fa venire voglia anche a me di fare taradà, 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 cioè dai, come fa a non prenderti questo pezzo? Secondo me è impossibile che non ti coinvolga in qualche modo. Sì, concordo, chi ci segue, chi ci conosce lo sa che questo è letteralmente il prototipo di canzone che tendenzialmente io detesto, ma questa mi è entrata in testa, mi sta martellando dal primo ascolto che ho avuto, e io la mattina mi sveglio facendo "Hola mi bebè". La gente intorno a me non ne può più, letteralmente. Ti fa venire voglia di ballare, ti rilassa, ti fa sciogliere un pochettino. E io lo dirò sempre che quest'anno c'è bisogno di un po' di divertimento, di un po' di allegria. Ce n'è tanto bisogno, e quelle canzoni che ci sono, che non si prendono sul serio, sono una boccata d'aria fresca. Sono assolutamente d'accordo. Poi lui originariamente è un ballerino, quindi non è questa, diciamo, la sua assoluta vocazione, se vogliamo dircela così. Però rispetto a tutto il resto, al modo in cui hanno costruito lo staging e tutto quanto, lui funziona perché ha questa figura ibrida tra appunto cantante e ballerino, che è un po' quello che fa anche Chanel. Poi c'è un'altra cosa da dire: lui è simpaticissimo. Questa è una cosa che non va sottovalutata, perché ti fa provare affetto nei confronti di questo tipo di partecipante, di artista, perché vedi che ci tiene anche alla comunità eurovisiva. Sì. Non solamente al dire vado lì e voglio vincere, invece vado lì, faccio amicizia anch'io, magari da lì cresceranno dei featuring in futuro. Cioè, quanto vogliamo un featuring URSS e Ronela o URSS e Chanel? Diciamocelo la verità. Sì, sarebbe bello. Tendenzialmente, ma penso che non capiti solo a me effettivamente. Se vedo che un artista è simpatico, si mette in gioco, non si prende sul serio, la butta sul ridere, cerca di fare amicizie, conoscenze, poi arriva puntualmente l'attimo in cui la canzone, anche se normalmente magari non mi piace, inizia a piacermi, perché piacendomi lui come persona inizio poi ad apprezzare anche di più la sua musica. Sì. Questo fa tantissimo. Allora, non penso che passerà alle semifinali, sinceramente. Però quest'anno secondo me potrebbe essere, nel mio immaginario, quantomeno nel mio, l'icona di cosa mi aspetto da un Eurovision dopo dei periodi così stressanti per l'umanità. Ecco, un senso di comunità, di leggerezza, di voglia anche solo di scherzare, di giocare tutti insieme. Quindi me lo ricorderò con molto affetto. Sai che devo contraddirti su una cosa. Io invece penso che lui possa passarle queste semifinali. È vero che siamo nella seconda semifinale, è vero tutto, va bene. Però se io e te, che siamo persone comunque, no, schizzinose sulla musica, cioè abbiamo i nostri gusti, e se non ci piace qualcosa non è che ci mettiamo a salvarla in qualche modo, a dire cose in generale giusto per dire bene. Se non ci piace, non ci piace. Se io e te siamo stati in grado di appassionarci così tanto a questa figura, a questa musica, eccetera, eccetera, secondo me non dobbiamo dare per scontato che ovviamente sarà affossata dalle giurie, ma il televoto, secondo me,
potrebbe fare in modo da farle prendere quella 10ª posizione, quella 9ª posizione che uno non si aspetta e che rappresenta la sorpresa della semifinale. Almeno questa è la mia impressione. Me lo auguro. Non sono così fiduciosa perché poi in una semifinale come la seconda, se tu hai 5 voti, hai tanto tra cui scegliere, a cui darli, cioè è molto complessa. Però io tra quei 5 voti, uno per sfizio alla Romania lo darei. Personalmente. Cioè 8 canzoni che rimangono fuori vuol dire che a un certo punto bisogna fare delle scelte e sinceramente io se devo sceglierne 10 questa non riesco ad infilarcela, inquadrarmela in qualche modo, purtroppo perché ripeto mi piace, l'ascolto anche troppo per essere umanamente possibile come cosa. Staging, secondo te cosa può fare? Ma secondo me rimarrà lo stesso, andrà solamente adattato sullo spazio del palco. Sì, secondo me anche, non riesco ad immaginare come potrebbe cambiarlo, dire che qua non c'è neanche molto di cui parlare o da fantasticare. Per quanto riguarda la posizione in semifinale, 13ª posizione tra Estonia e Polonia. No. Sì, sono d'accordo, cioè è circondata da 2 pezzi che comunque in qualche modo sono belli. Ma è comunque diversa da entrambe. Sì, il fatto è che sicuramente poi crea un bellissimo stacco. Però in quel trittico lì secondo me si perde un pochettino. Cioè sì, ti fa respirare, ti fa dire ok, balliamo un attimo, è leggera, che bello. Secondo me sbiadisce. Ma secondo me sbiadisce proprio nel contesto generale della seconda semifinale, te lo dico chiaramente. Io direi che abbiamo parlato un pochettino di tutto, quindi adesso lasciamo i commenti a voi, fateci sapere cosa ne pensate. E direi che per oggi è tutto e dagli Esauriti un abbraccio. Ciao!